Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Il ciclo mestruale della donna è quanto di più naturale si possa immaginare e, almeno in teoria, in nessun momento del ciclo si dovrebbe provare dolore, almeno non così tanto forte da diventare un impedimento allo svolgimento delle normali attività quotidiane. Eppure, molte donne soffrono di forti dolori non solo durante le mestruazioni, ma anche nel momento dell'ovulazione. Spesso questi dolori, anche se forti e prolungati, vengono sopportati e non ci si rivolge al medico. Questo è sbagliato perché potrebbero essere la spia di disturbi di salute che andrebbero invece indagati. In questo video quindi parliamo di ovulazione dolorosa, analizzando sintomi e cause. Se ti piacciono i nostri contenuti, supportaci con un like e iscriviti al canale. L'ovulazione è quel momento del ciclo mestruale in cui l'ovaio rilascia l'ovocita o ovulo maturo nella tuba di Falloppio. È quindi un processo fondamentale per la fertilità della donna, essendo indispensabile per il concepimento. L'ovulo liberato infatti può essere eventualmente fecondato da uno spermatozoo avviando la gravidanza. Chiaramente non è possibile prevedere quando avverrà l'ovulazione nello specifico in ogni donna e in ogni ciclo mestruale. Questo evento infatti è il risultato di un delicato equilibrio ormonale sul quale possono influire diversi fattori come alcune condizioni mediche, ma anche lo stress. In generale però, considerando un ciclo mestruale nella media e di quindi circa 28 giorni, l'ovulazione avverrà a metà ciclo, intorno al 14°. Questo evento dura molto poco, non più di 24 ore, e l'ovocita prodotto resta vitale per non più di 48. Dopodiché, se l'ovulo non viene fecondato, inizia a degradarsi e si avvia la seconda parte del ciclo che darà poi vita alla mestruazione. I giorni fertili della donna però non sono solo quello dell'ovulazione e il giorno successivo, ma anche quelli immediatamente precedenti, perché gli spermatozoi hanno la capacità di rimanere vitali nell'arco di questi giorni. Sia che si cerchi una gravidanza, sia che la si voglia evitare, capire quando avviene l'ovulazione può essere sicuramente d'aiuto. Alcuni sintomi possono aiutarci ad identificare questo evento, soprattutto se ci si abitua a conoscere il proprio corpo. I segnali più comuni dell'ovulazione sono modifica del muco cervicale. Durante l'ovulazione la secrezione mucosa si modifica, diventa trasparente ed elastica, tanto da riuscire a formare dei filamenti tra le dita. Qualcuno la assimila alla chiara d'uovo. Incremento del desiderio. È comune percepire un aumento del desiderio che ha proprio lo scopo di favorire i rapporti sessuali e quindi la fecondazione. Aumento della temperatura basale, cioè la temperatura corporea al mattino e al risveglio prima di iniziare qualsiasi attività. Questo aumento è molto lieve, circa mezzo grado, e quindi lo si può rilevare solamente misurando la temperatura tutte le mattine. Non ci si accorge ad esempio di avere la temperatura basale più alta come quando si ha la febbre. Lievi dolori e crampi solo su un lato, quindi si sente dolore e fastidio solo sul lato dell'ovaia che sta ovulando. Per evitare la misurazione della temperatura basale tutte le mattine o improbabili valutazioni del muco cervicale, se si vuole conoscere il momento dell'ovulazione si può ricorrere ad appositi test. I test dell'ovulazione sono degli stick test sull'urina che permettono di rilevare il picco di ormone luteinizzante che precede di 24-36 ore il momento dell'ovulazione. Di solito si esegue un test al mattino a partire da qualche giorno prima della presunta ovulazione e quindi per un ciclo di 28 giorni si partirà dal 10° giorno, per un ciclo più breve di 21-24 giorni anche dal 10°, mentre per un ciclo più lungo superiore ai 31 giorni si può partire anche dal 17° giorno di ciclo. Chiaramente ogni test ha le sue indicazioni che bisogna seguire scrupolosamente per essere sicuri di rilevare il picco di ormone LH. A questo link trovi una selezione dei migliori test dell'ovulazione presenti su semprefarmacia.it. Veniamo ora all'argomento principale di questo video, il dolore durante l'ovulazione. Come abbiamo visto, durante l'ovulazione è possibile avvertire un po' di dolore, tanto che questo viene annoverato tra i sintomi che caratterizzano questo evento. Questa evenienza è più probabile tra le ragazze durante i primi cicli mestruali o comunque in donne che non hanno mai avuto gravidanze. Le cause possono essere diverse. La dilatazione del follicolo prima di rilasciare l'ovulo che può causare tensione. Il rilascio di liquidi o
anche di un po' di sangue da parte del follicolo che può andare ad irritare i tessuti circostanti. Le contrazioni dell'ovaio e delle tube di Falloppio, che sono necessarie per favorire il movimento dell'ovulo, ma possono creare disagio. Anche se il dolore durante l'ovulazione è più frequente in donne giovani, è possibile che si presenti anche dopo i 40 anni. In questi casi le cause sono da annoverarsi ai cambiamenti ormonali, come la diminuzione della riserva ovarica o in generale alle fluttuazioni maggiori degli ormoni. L'ovulazione dolorosa si manifesta generalmente con dolori e crampi solo da un lato del ventre, che è il lato dell'ovaia che sta ovulando. Fastidio nella zona pelvica, con un dolore che si irradia anche alla parte bassa della schiena e addirittura alla gamba. Dolori acuti anche persistenti, il dolore può andare da lieve a intenso. L'aumento degli estrogeni tipico del momento dell'ovulazione può provocare in alcune donne anche un dolore al seno. Il dolore dell'ovulazione considerato normale dura da poche ore ad un massimo di 2 giorni. Se persiste per più tempo o diventa invalidante, è importante consultare il medico per indagare sulla presenza di eventuali patologie sottostanti. Può anche capitare che durante l'ovulazione si assista a delle perdite ematiche che, se lievi e non associate ad altri sintomi, non devono destare preoccupazione. Queste lievi perdite ematiche possono essere date dalla rottura del follicolo o anche dall'aumento degli estrogeni, e possono anche non essere di colore rosso vivo. Ad esempio, se le perdite sono biancastre, abbondanti e non sono associate ad altri sintomi come dolore, bruciore o cattivo odore, molto probabilmente si tratta solo della modifica normale del muco cervicale. Se invece le perdite sono marroni, sono semplicemente dovute a perdite ematiche molto lievi e che sono costituite da sangue che si è ossidato. Per trovare sollievo durante l'ovulazione è possibile ricorrere alla borsa dell'acqua calda oppure, in casi estremi, anche all'impiego di FANS. In assenza di particolari patologie ci si può aiutare anche con integratori a base di magnesio oppure di estratti vegetali che favoriscono la regolazione ormonale. A questo link ne trovi una selezione su semprefarmacia.it. Da quanto detto finora è chiaro che durante l'ovulazione è possibile avvertire un lieve e transitorio fastidio. Se però questo diventa dolore intenso, addirittura invalidante, si associa ad altri sintomi, ad esempio nausea o vomito, o dura per più di 2 giorni, è importante rivolgersi al medico. Esistono infatti delle patologie che acuiscono i dolori durante l'ovulazione. L'endometriosi, malattia in cui del tessuto simile all'endometrio e che risponde a tutti gli stimoli ormonali delle ovaie, cresce in organi che non sono l'utero, causando sanguinamento e intenso dolore. Oppure l'ovaio policistico, una malattia di natura endocrina in cui sull'ovaio si accumulano una serie di cisti, dei sacchetti ripieni di liquido che altro non sono che i follicoli che non hanno rilasciato l'ovulo e che provocano tensione sull'ovaio. Abbiamo visto che l'ovulazione dolorosa in molti casi è un evento fisiologico, ma in altri è necessario intervenire. Quali sono i sintomi e quali sono le cure? Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.